Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Azolmen Relief Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Azolmen? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Azolmen durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Azolmen? Azolmen è un farmaco a base del principio attivo bifonazolo, appartenente alla categoria degli antimicotici e nello specifico derivati imidazolici e triazolici. È commercializzato in Italia dall'azienda Relief Italia SRL. Azolmen può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Confezioni: Azolmen 1% crema 30g, Azolmen 1% gel 30g, Azolmen 1% polvere cutanea 30g, Azolmen 1% soluzione cutanea 30 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SRL. Concessionario. Relief Italia SRL. Ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Classe C. Principio attivo bifonazolo, gruppo terapeutico. Antimicotici, forma farmaceutica. Crema. Indicazioni: crema, gel e soluzione cutanea. Dermatomicosi sostenute da dermatofiti, ad esempio tricofiti, da saccaromiceti, ad esempio candida, ed altri funghi patogeni, ad esempio Malassezia furfur. Dermatosi da sovrainfezioni sostenute dai suddetti funghi patogeni e da germi sensibili ad Azolmen. Nell'ambito di queste affezioni sono comprese micosi plantare e interdigitale della mano e del piede, piede d'atleta, onicomicosi, micosi del tronco e delle pieghe cutanee, pitiriasis versicolor. Polvere cutanea. Azolmen polvere è indicato per la terapia delle micosi umide della pelle e delle pieghe cutanee, soprattutto se localizzate in zone abitualmente coperte o scarsamente aereate, ad esempio dermatiti da fasciatura, micosi interdigitale, nonché come coadiuvante del trattamento con Azolmen crema, gel e soluzione cutanea. Posologia: crema, gel e soluzione cutanea. Salvo diversa prescrizione medica, Azolmen va applicato in piccola quantità sulle parti infette con un lieve massaggio una volta sola al giorno, preferibilmente la sera prima di coricarsi. Azolmen crema e gel sono elettivamente indicati per il trattamento delle zone cutanee scoperte. Azolmen gel, grazie al potere rinfrescante dei suoi componenti, risulta particolarmente utile nei casi in cui la infezione in atto sia associata a una componente infiammatoria con sensazione di bruciore o di prurito cutaneo. Data l'elevata attività di Azolmen, è di norma sufficiente l'applicazione di una piccola quantità, ad esempio mezzo centimetro di crema o gel, per coprire una superficie della grandezza di un palmo di mano. Azolmen soluzione cutanea è utile soprattutto per il trattamento delle zone cutanee coperte da peli nonché delle infezioni fungine in corrispondenza delle pieghe cutanee, con eccezione delle mucose. Azolmen crema, gel e soluzione cutanea è inodore, non macchia e può essere facilmente asportato con acqua. Ai fini di una completa guarigione è indispensabile l'impiego controllato e sufficientemente prolungato di Azolmen. Si consiglia di non interrompere la terapia subito dopo la scomparsa delle manifestazioni flugistiche acute e della sintomatologia soggettiva, ma di attenersi ai seguenti tempi medi di trattamento, a seconda del tipo di infezione, della estensione e della localizzazione dell'infezione stessa. Tinea pedis 3 settimane, Tinea corporis, Tinea manuum, Tinea cruris 2-3 settimane, Pitiriasis versicolor 2 settimane, Candidosi cutanee superficiali 2-4 settimane. I tempi di trattamento indicati tra parentesi vanno riferiti a forme, a giudizio del medico, particolarmente estese o resistenti. Polvere cutanea. Le parti di cute interessate si possono cospargere con la polvere, una o più volte al giorno, in rapporto al grado di umidità ed alla localizzazione delle micosi. Azolmen polvere cutanea può, su parere del medico, essere applicato come coadiuvante della crema, del gel o della soluzione cutanea, ad esempio. Al mattino polvere, alla sera crema, gel o soluzione cutanea.
Azolmen polvere cutanea può essere cosparso, in caso di tinea e pedis, in scarpe e calze anche al fine di eliminare le condizioni di umidità e di evitare reinfezioni. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: l'impiego, specie se prolungato, di medicinali per uso cutaneo, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso, è necessario interrompere il trattamento ed istituire una terapia idonea. Ugualmente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono segnalate in letteratura. Interazioni del bifonazolo con altri medicinali o altre forme di interazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Azolmen durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Azolmen durante la gravidanza e l'allattamento? Nelle donne in stato di gravidanza il medicinale deve essere usato solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Azolmen non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Azolmen crema, gel, soluzione e polvere è perfettamente tollerato. Solamente in rari casi possono insorgere un leggero e per lo più transitorio arrossamento della pelle e più raramente un senso. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono presenti in letteratura segnalazioni di effetti tossici del bifonazolo riferibili ad sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antimicotici per uso topico, derivati imidazolici e triazolici. Codice ATC. B01AC10. Azolmen e bifonazolo, un antimicotico ad ampio spettro. Azolmen esplica una sicura ed efficace azione nei confronti di proprietà farmacocinetiche. Prove eseguite nell'uomo hanno dimostrato per applicazione epicutanea un trascurabile assorbimento sistemico del principio attivo, essendo l'assorbimento stesso pari a valori che si aggirano intorno allo 0,608% della quantità applicata. Dati preclinici di sicurezza. Prove di tossicità acuta e cronica effettuate su animali trattati per via sistemica e utopica consentono di affermare che la tollerabilità del preparato, anche quando esso venga applicato per lunghi. Elenco degli eccipienti: crema, sorbitano monostiarato, polisorbato 60, spermaceti, alcol cetilstearilico, ottidodecanolo, alcol benzilico, acqua depurata, gel miscela di alcoli grassi e tossilati, gliceridi di acidi grassi e tossilati, isopropilisostiarato, alcol etilico, acido lattico, alcol. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Azolmen a base di bifonazolo sono: Azolmen, canestenonidie. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.